Bravo. Bitte. Bravo, bravo. Come Gigi. Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna delle nostre avventure nel mondo della cultura pop anni 70, 80 e 90. Oggi ci addentriamo nella vita di una donna affascinante e complessa, la cui carriera è stata tanto brillante quanto controversa: Ursula Cavalcanti. Nata come Patrizia Grazzini, Ursula è diventata una delle stelle più luminose del cinema per adulti italiano, ma non è stata solo questo. Con un piede nell'industria cinematografica e l'altro nel mondo degli affari, Ursula ha vissuto una vita ricca di contrasti e sorprese. Nata il 29 novembre 1965 a Fiesole, una piccola gemma della Toscana, Ursula ha vissuto una vita tanto intensa quanto breve. La sua carriera nell'industria cinematografica per adulti è iniziata relativamente tardi, nel 1997, ma la sua ascesa è stata rapida e segnata da ruoli che hanno lasciato il segno. Il debutto di Ursula avviene nel film Le due anime di Ursula, diretto da Marzio Tangeri. Un inizio col botto, non trovate? Immaginatevi una giovane donna che fino a poco tempo prima alternava l'attività nei club privé con quella di dirigente di un'azienda metalmeccanica. Un salto enorme, non c'è che dire. La sua collaborazione con il regista Silvio Bandinelli è stata particolarmente fruttuosa. Insieme hanno realizzato film come Mamma, Cuba, Macbeth, Grazie zia e Anni di piombo, uno dei primi film grafici italiani con backstage accessibile via web. Un tocco di modernità, eh? Bandinelli e Cavalcanti erano una coppia artistica davvero esplosiva. Festival è forse uno dei film più discussi di Ursula. L'ambientazione nel Festival di Sanremo ha fatto scalpore, ma ha anche dimostrato il coraggio di Ursula di osare e sperimentare. Una scena memorabile che ci ricorda quanto fosse intraprendente. Non possiamo dimenticare la sua premiata performance nel 1997, quando venne premiata a Pistoia per la miglior scena nel film Le due anime di Ursula. Un riconoscimento importante che sottolinea la sua bravura e la sua capacità di interpretare ruoli complessi e audaci. Ursula non era solo una star del cinema a luci rosse, ma anche una donna d'affari di successo e una figura molto amata nella sua comunità. Nonostante la sua carriera controversa, era rispettata e apprezzata per la sua generosità. Sponsorizzava la squadra di calcetto del suo paese, dimostrando un attaccamento genuino alla sua terra e alla sua gente. Ma dietro la star del cinema per adulti si nascondeva Patrizia, una donna solare, sorridente e sempre pronta ad aiutare. È bello sapere che, al di là dei riflettori, era una persona semplice e alla mano. Una volta mi raccontano che organizzò uno spettacolo nel circolo ricreativo delle Caldine, a cui partecipò tutto il paese. Un evento che molti ricordano ancora con affetto. La carriera di Ursula include anche ruoli in film come Storie di ordinaria follia, Ursula e le collegiali, Sesso pericoloso, Il re di Napoli e tanti altri. La sua versatilità come attrice le permetteva di interpretare una vasta gamma di personaggi, spesso con una sensualità disarmante. Purtroppo la vita di Ursula è stata segnata da un tragico epilogo. Nell'agosto del 2005 le fu diagnosticato un tumore ai polmoni e appena un mese dopo, il 22 settembre, ci ha lasciati. Una perdita dolorosa per tutti quelli che l'hanno conosciuta e amata. Ursula, anzi Patrizia, era una donna che ha vissuto intensamente, divisa tra la sua carriera a luci rosse e il suo ruolo di dirigente d'azienda. La sua storia ci insegna che dietro ogni icona c'è una persona reale, con le sue gioie e i suoi dolori. Per questo motivo vi invito a riflettere sulla complessità di queste figure e a guardare oltre l'apparenza. Ursula Cavalcanti è stata una donna coraggiosa e talentuosa, capace di lasciare un'impronta indelebile nella memoria collettiva. E così, cari soffittari, siamo giunti alla fine di questo viaggio nel mondo di Ursula Cavalcanti. Abbiamo esplorato la sua carriera, i suoi successi e le sue battaglie, scoprendo non solo l'attrice sensuale e audace, ma anche la donna generosa e semplice che era Patrizia Grazzini. La storia di Ursula ci ricorda che dietro ogni icona c'è una persona reale, con i suoi sogni, le sue paure e le sue speranze.
È facile giudicare dall'apparenza, ma è solo guardando più a fondo che possiamo veramente comprendere la complessità e la bellezza di una vita vissuta intensamente. Patrizia, con il suo sorriso solare e il suo spirito indomito, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l'ha conosciuta e amata. La sua vita è stata un esempio di coraggio e determinazione, di come si possa vivere appieno, nonostante le difficoltà e le critiche. Spero che questo episodio vi abbia emozionato e fatto riflettere, come ha fatto con me. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi alla Soffitta di Pippo per non perdere i prossimi episodi. E come sempre, fatemi sapere con un commento chi vorreste che fosse la protagonista del prossimo episodio. Vi auguro di trovare sempre la bellezza in ogni storia che incontrate. Alla prossima!